giorni passavano, mi convinceva sempre più che Bhagavan fosse il mio guru. Provavo una forte spinta a stabilirmi nell'ashram. Perciò chiesi a Chinnaswami, il fratello più giovane di Bhagavan, se potevo lavorare nell'ashram. Chinnaswami ascolse la mia richiesta, dice che potevo essere utile come attendente di Bhagavan. E quel tempo questo lavoro veniva fatto da Madhava Swami. Dopo circa 10 giorni del mio arrivo, chiesi a Bhagavan come evitare la miseria. Questa fu la prima domanda spirituale che gli posi. Bhagavan rispose: conosci aggrapparti sempre al sé, non dare attenzione al corpo e alla mente, identificarti con essi è miseria, tuffarti profondamente nel cuore. La sorgente dell'essere e della pace e stabilisciti là. Quindi gli chiese come poteva conseguire la realizzazione del sé ed egli mi dice una risposta simile. Se abbandoni la identificazione con il corpo e mediti sul sé, che già sé, puoi conseguire la realizzazione. Mentre riflettevo su questi commenti, Bhagavan mi sorprese dicendo: ti stavo aspettando. Mi chiedevo quando saresti arrivati. Come nuovo venuto era ancora troppo timoroso per chiedergli come lo sapesse o da quando stesse aspettando. A ogni modo fui rilasciato udendolo parlare così, poiché sembrava indicare che era mio destino rimanere con lui. Alcuni giorni dopo gli fece un'altra domanda. Gli scienziati hanno inventato prodotti grandi l'aeroplano che possono viaggiare a grande velocità nel cielo. Perché non crei e ci dai un aeroplano spirituale con il quale possiamo rapidamente e facilmente attraversare il mare del samsara. Avete qualche domanda? Questa è una bella domanda, no? Nella spiritualità, come andare come missile, adesso sappiamo che missile è più veloce. Non lo so cosa lui risponde, ma cosa sei? La spiritualità, se veniamo di proprio essere, vivere, non arrivare a quel punto, e cosa diventa un desiderio, e arrivare là, raggiungere questa è un po' di linea del desiderio. Invece spiritualità, al momento, qualunque cosa tu fai,
l'esistenza ti mette di fare qualcosa, cosa è il modo di fare con la pace, con la contemplazione, apprezzando. Cosa ti mette la spiritualità? Cioè, miglioramento. Quindi, cosa realizziamo? Dice, realizza di essere in sé, questa è la realizzazione. Ecco, solo due cose. Una, stiamo in sé stessi, altrimenti vaghiamo fuori. E vagare noi serve la mente, ego, intelletto, pensieri, sentimenti, comunicazione, e tutto serve per vagare. Invece tu restare a sé non serve niente. È così. Quindi la spiritualità, restare in sé, con gli strumenti non serve, ma già abbiamo strumenti, questi strumenti per vivere. Il vivere. Vivendo bene e male vengono. Secondo vieni bene e male, tu aspetta, affronta, e affrontando al momento, affrontando come affronta, rimanendo in sé, non andando la situazione, rimanendo in sé. Se tu rimani in sé, le situazioni vengono in te, tu succhiata, che deve dissolvere. Ma senza rimanere in sé, tu cominci a prendere la situazione che non dissolve e che rimane come un magazzino. Cosa diciamo, il karma, eccetera. Questo magazzino dopo vengono fuori nella vita. Invece tu, assorbito come sé, come il vuoto, come assorbe, il vuoto assorbe tutto, così sé, si dissolve. Non è un magazzino. Ecco, cosa dice unione? Diventa uno. Quindi qua le domande alla velocità, no? Come arrivare alla velocità? Se appena diciamo dall'arrivare alla velocità, ecco qua è pieno del desiderio la c'è. Quindi nel inizio non è corretta, no? Perché noi deve entrare nell'assenza del tempo, senza tempo. Quindi non c'è la velocità, non pensare, arrivare così, perché tutto c'è, è qua, sotto i nostri piedi, interno di noi stessi. Quindi se abbiamo interni di noi stessi non serve una velocità, il tempo, ecco, questo è il concetto. Questo comprendere e praticare. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunattu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Pojanam Kasana. Il cielo, la terra, nostra benedizione è il nutrimento e la protezione. Rispettiamo e onoriamo. Ricordiamo Santa Nati. Facciamo un saluto. Grazie, buona giornata.